Carissime sorelle, carissimi fratelli, il Signore vi dia pace. In una società opulenta come quella in cui viviamo, abbiamo bisogno anche noi di essere condotti dentro il deserto per riscoprire il sapore essenziale e sacro di quelli che sono gli alimenti più semplici. Nessuna meraviglia, è stato così anche per il popolo di Israele. Ha dovuto camminare 40 anni tra le sabbie, le steppe e le rocce del Sinai per imparare che il cibo, qualunque cibo, è dono di Dio e va accolto con stupore, con senso di meraviglia, con spirito di gratitudine. La parola stessa manna significa che cos'è? È il grido di stupore per il dono che ha fatto il Signore. Questo vale per ogni cibo, per quello che ci ritroviamo sulla mensa frutto dell'orto del convento, per quello che comperiamo al supermercato cellofanato ed etichettato. Il cibo è sempre e comunque dono di Dio. Il cibo che mangiamo ha la nostra stessa origine, viene dall'amore di Dio che crea. Data questa premessa, scopriamo nella festa del corpo e del sangue del Signore qualcosa di più. A Dio non è bastato farci creatura e condividere la nostra vita. Sedersi a mensa con noi non era ancora abbastanza, era troppo poco per esprimere il suo amore smisurato. Dio ha voluto farsi nostro cibo. Ha voluto nutrirci di sé, ha voluto donare se stesso per noi così da farci partecipare alla sua stessa vita. Le parole di Gesù che abbiamo appena ascoltato sono piuttosto esplicite al riguardo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Celebrare l'Eucarestia vuol dire perciò riconoscere che il senso della nostra vita è partecipare alla vita di Dio e accogliere questo dono da Dio stesso, è riconoscere che questo dono si realizza in quel pane e in quel vino che nell'Eucarestia diventano il corpo e il sangue del Signore, il dono che il Signore fa a noi della sua persona viva e della sua stessa vita. Il pane e il vino che consacriamo e riceviamo nella celebrazione eucaristica non creano però soltanto un legame intimo tra ciascuno di noi e Gesù Cristo, come ci suggerisce l'Evangelista Giovanni. Quel pane e quel vino creano anche un legame indissolubile tra di noi, come ci suggerisce l'Apostolo Paolo. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo, tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Mangiare il corpo eucaristico del Signore, fare la comunione, significa accettare un dono che comporta poi la responsabilità e l'impegno di costruire comunione tra le persone, dentro e fuori la propria comunità. Nutrirsi di Cristo a messa e trascurare le persone quando la messa è finita sarebbe una terribile contraddizione nei confronti dell'Eucarestia ricevuta. Sarebbe uno sconfessare con la vita ciò che abbiamo celebrato nel rito e professato a parole. Bella e significativa è la preghiera che la liturgia di questa solennità propone dopo la comunione e vogliamo farla nostra non solo questa domenica, ma ogni volta che partecipiamo all'Eucarestia. Diciamo anche noi con fede al Signore:
Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Amen.